il Como batte la Juventus 2-0. Io ve lo dico subito, se mi vedete un po' in difficoltà è perché causa fuso orario mi sono dovuto alzare alle 4:30 di mattina per vedere la partita, quindi potete immaginare che c'è un po' di stanchezza. C'è stanchezza, c'è anche delusione e c'è quella sensazione che in questo momento, quando si parla di Juventus, si stia parlando di una nobile decaduta. È chiaro che adesso non si può buttare tutto a fuoco e fiamme, però bisogna analizzare questa partita, bisogna analizzarla cercando di rimanere equilibrati. Ci sono tante cose da dire e cercheremo di farlo con ordine. Oggi non vi dico neanche di iscrivervi, fate come volete, tanto comunque sono talmente stanco che è una giornata che andrà come deve andare, un po' come è andata la Juventus oggi in questa partita che sicuramente aveva delle insidie, questo lo sapeva già. Io in questa settimana, quando mi sono confrontato con tanti amici per quanto riguarda questa partita contro il Como, mi sono trovato con opinioni discordanti, nel senso io ero molto preoccupato, la Juventus soffre tantissimo le squadre che giocano a calcio, calcio veloce, calcio di ritmo e che soprattutto ti pressano, non ti fanno respirare. Vorrei partire dall'inizio, ci si aspettava dopo comunque le dichiarazioni di Tudor di ieri di vedere una formazione diversa, così è stato. C'è stato il tentativo di provare questa difesa a 4, appunto visto l'infortunio di Bremer, però io credo che bisogna un attimo uscire da quelli che sono i dettagli e guardare questa Juventus da lontano per capire un po' cosa sta succedendo, perché negli ultimi 5 anni in realtà sono cambiate tante cose. Sì, è cambiata la presidenza, certo sono cambiati gli allenatori più volte, abbiamo cambiato tanti calciatori oltretutto, però il risultato è sempre rimasto lo stesso. La Juventus ha perso una cosa che sarà difficilissimo recuperare e riprendere, che è la mentalità vincente. La mentalità vincente non c'è solo nel campo, la mentalità vincente è un qualcosa che bisogna vedere in tutto l'ambiente che sta intorno alla Juventus. Negli ultimi anni purtroppo si è parlato troppo di conti e troppo poco di quello che capitava in campo, perché in realtà la Juventus di oggi non è molto diversa, nonostante il modulo, nonostante gli interpreti, dalla Juventus che abbiamo visto l'anno scorso con Thiago Motta, dalla Juventus, scusate, che abbiamo visto l'anno prima con Allegri. Il risultato è più o meno sempre lo stesso, il modo di interpretare le gare è più o meno sempre lo stesso e francamente mi sembra che il risultato sia sempre più o meno lo stesso. Credo che questo vada oltre anche il valore dei singoli giocatori, perché anche se oggi si è perso 2-0 meritatamente, perché quando il primo tiro lo fai al 63esimo, 64esimo del secondo tempo, questo ti va a dare insomma un segnale abbastanza forte di chi poi sta interpretando meglio la gara. E badate bene, non è che il Como abbia fatto tanto ma tanto di più, nel senso i 2 gol, il primo viene da come al solito un calcio d'angolo con uno schema in cui sì, gente adesso che va un po' a cercare il pelo nell'uovo e parlare di Di Gregorio che non esce mai eccetera, mi sembra che stia perdendo un po' quella che è in realtà la problematica molto più grande. Penso che Di Gregorio in realtà, se la squadra girasse e funzionasse, sarebbe l'ultimo dei nostri problemi. Se sul secondo gol mi andate a dire che Di Gregorio non ci prova nemmeno, beh, vi assicuro che se avete giocato a calcio sapete bene che quel gol lì, purtroppo quel tiro di quella tipologia lì a giro all'interno dell'area di rigore è molto difficile da prendere anche se ti tuffi, ma capisco che qualcuno magari apprezzerebbe di più il provarci, ma Di Gregorio è un po' il ci fa capire un po' com'è tutta la Juventus, nel senso la Juventus si scioglie sempre come neve al sole, ma soprattutto non ha gioco, manca di personalità. Tudor ha sempre parlato nell'ultimo periodo di avere giocatori di personalità. Se personalità è dare in continuazione palla con Selsao che oggi non stava in piedi, cosa tra l'altro incredibile secondo me da concepire per squadre che giocano a questi livelli, nel senso se dopo 10 minuti capisco che il campo per qualsiasi tipo di motivazione non è adatto alla tipologia di scarpe che ho, beh, fin dai pulcini ti dicono prenditi 5 secondi, stai a lato e cambiati i tacchetti. Invece no, noi continuiamo così e quel modo di continuare a testa bassa è un po' il modo della Juventus che in realtà non ha capito che per tornare a essere come era in passato, cosa che ve lo dico subito, ho i miei dubbi in questo momento che possa tornare in tempi brevi a quella che era e forse quando ritornerà a un certo tipo di livello non sarà certo quella del passato perché nel frattempo il calcio è cambiato e la Juventus ha questo problema, fa molta fatica
a modernizzare se stessa. Nel senso, lo che abbiamo capito tutti ormai che il calcio dell'avanguardia è quello inglese. È quello inglese per un discorso prettamente economico, cioè quando c'è la potenzialità economica di poter comprare calciatori che sono i migliori al mondo, inevitabilmente la tua lega diventa la migliore che c'è e quella che offre il calcio migliore. Ecco, però questo si può sopperire in molti casi con il carattere e la personalità. Quel carattere e personalità che ci si aspettava da Tudor e che Tudor stava iniziando a dare specialmente alla fine della scorsa stagione. Ora però c'è la sensazione che la fine della scorsa stagione sia stato più un colpo di reni da parte della Juventus che in realtà un percorso di crescita, perché siamo onesti, nelle ultime partite abbiamo visto tante cose, ma non abbiamo visto alcuna crescita. Anzi, c'è stata una regressione, c'è anche una regressione da parte di Tudor nel modo di confrontarsi con la stampa, nel modo di, proprio dal punto di vista della, di come rispondere alle domande dei giornalisti, della postura fisica ed è una serie di cose che lanciano più di qualche campanello d'allarme. E vi dico, non ci si può sempre andare ad aggrappare a quello che è il mercato, perché noi continuiamo a pensare a cosa potrà accadere a gennaio, a cosa potrà accadere quest'estate, a chi potrà prendere in mano la Juventus. Se pensiamo che la soluzione ancora una volta sia quella di cambiare allenatore, è lo stesso errore che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni. Noi continuiamo a prendere dei capi espiatori perché è normale che sia così. Dobbiamo trovare un colpevole per questa situazione, ma ahimè il colpevole è tutto il sistema e l'organizzazione Juventus in questo momento. E guardate bene, io non ne faccio un dramma. Lo capisco, sono rattristito. Pensate, mi sveglio alle 4:30 di mattina in vacanza in Costa Rica per guardare la Juventus, dove sono qua senza figli per la prima volta in 8 anni, festeggiando mia moglie che compie 40 anni. Pensate se devo stare qua a sorbirmi queste partite inguardabili alle 4:30 di mattina, però si fa perché c'è passione, si fa perché c'è cuore. Ecco, quel cuore in questo momento sta mancando completamente alla Juventus e la Juventus ormai è apatica dal punto di vista del gioco. Io continuavo a dirlo, l'ho detto con Allegri, l'ho detto con Motta, lo continuo a dire anche con Tudor e siamo circondati da risultatisti, cioè se comunque non arriva la sconfitta o fino a quando non arriva la sconfitta si guarda la classifica che, badate bene, pure ora, dopo questa partita indecente, dato il risultato delle altre, non abbiamo ancora visto il Milan perché giocherà più tardi, però comunque vada, la Juventus si troverebbe a cosa? A 4 punti dalla vetta, dopo 4 pareggi in campionato e una sconfitta, quindi pensate un po' questo inizio di Serie A come è stato alla fine molto combattuto, però sappiamo bene che a un certo punto le squadre quando si assestano, come avete visto l'Inter è in un filotto positivo, quando iniziano a trovare il loro equilibrio, poi partono ed è difficile fermarle. Pensare che la partita con Real Madrid possa essere una svolta, beh, questa sarebbe follia, così tanto come la partita con la Lazio, nel senso se Tudor non prende in mano la situazione e se Comolli, visto che abbiamo parlato tanto di Comolli e tante cose ci sono piaciute, beh, ora è il momento che questa società riprenda in mano un po' le redini sportive, oltre che a quelle economiche, perché quelle economiche abbiamo visto che un progetto a lungo termine sembra esserci, ce ne parlano sempre, ci hanno riempito la testa, hanno riempito anche, prima di questo consiglio di amministrazione, tutto il sistema Juventus di persone in grado di aiutare la squadra e comunque la società a superare questo momento di difficoltà economica, anche se non sappiamo cosa succederà poi con la UEFA nel prossimo futuro, però la Juventus deve cambiare la mentalità. La mentalità è un qualcosa di difficilissimo da insegnare, è un qualcosa che parte persino dal giardiniere, che vuole che il campo sia in perfette condizioni per quando arriva poi la partita il fine settimana, dal magazziniere che si prende cura di tutti i minimi dettagli. La perfezione arriva dalla continua ricerca del miglioramento. In questo momento la Juventus non si può definire una squadra che dal punto di vista dei valori non può combattere con una squadra come il Como. La differenza tra Como e Juventus è semplicemente la fame ed è diventato un qualcosa che contraddistingue tutte le squadre che giocano contro di noi e molto meno noi stessi in uno che dovrebbe essere una caratteristica abbastanza cardinale di quella che è la storia della nostra squadra del cuore. Vedendo la parità oggi, sinceramente, ho visto come al solito un Tudor che sì, prova un qualcosa di diverso all'inizio, abbiamo visto la difesa a 4, prende chiaramente quel gol
pochi minuti all'inizio, al terzo minuto, e cambia sicuramente quello che è poi l'andamento della partita quando si prende gol così presto. Però dobbiamo anche essere onesti, non è nemmeno più questione di qualità, perché ci sono problematiche proprio dal punto di vista tecnico. La squadra sembra sempre svuotata, non siamo in grado di fare negli ultimi 30-35 metri, e se guardate i video precedenti ormai questo è diventato un po' un loop, un circolo vizioso proprio come le prestazioni della Juventus. Noi non siamo mai in grado di fare l'ultimo passaggio di qualità. E tra l'altro sfruttiamo questi calciatori come Jonathan David, che sicuramente non sta giocando bene, ma è una posizione ed è talmente tanto segregato da solo che avete visto, non faceva bene Vlahovic prima, non fa bene Jonathan David adesso. Se ci vediamo Openda farà esattamente la stessa cosa, perché non c'è supporto. La Juventus poi ha delle sbandate a 3 in centrocampo, ha avuto più sbandate di quelle che aveva prima i 2 e mezzo, perché è chiaro che è un modulo che probabilmente non è stato provato nemmeno in allenamento per così tanto tempo, e quindi i risultati si vedono anche sul campo. Io credo che il più grande dilemma a questo punto, non nostro, perché noi ormai siamo qua ad aspettare un po' quello che succeda come sempre, con il piede pronto e lo zaino sulle spalle, pronti per partire per la prossima avventura con la Juventus, però sarà proprio la società di capire se in questo momento quale sia la scelta migliore, e non sto parlando di Tudor o non Tudor. Il problema è che se la Juventus decide, e lo ha già fatto in passato, di avere Tudor con sé per i prossimi mesi, per il prossimo anno, per quello che sarà, deve dimostrare proprio dal punto di vista societario di essere presente, perché ritrovarsi in una situazione come quella dell'anno scorso, dove Giunti è stato lasciato a fare insomma il bello, il brutto, il cattivo tempo, il brutto, il bello e il cattivo tempo ai tempi di Motta, il risultato l'abbiamo visto, il risultato è stato un naufragio dal punto di vista sportivo, salvato all'ultimo con quel gol di Locatelli su rigore a Venezia. È molto difficile dal punto di vista proprio sportivo trovare la maniera di analizzare poi la partita, perché se ci pensate bene, forse gli unici che si salvano, anzi l'unico che forse si salva è quel Kelly, che è sempre stato contestato un po' da tutti, che invece spesso mette personalità, ed è un calciatore che secondo me, per quanto è stato bistrattato, ha dimostrato comunque che quantomeno ci tiene alla maglia. Non possiamo neanche sempre appigliarci a quelli che sono i vari Kennedy Diz, calciatori che comunque fanno il possibile, ma se il resto della squadra non gira è molto molto complesso comunque a cambiare insomma le cose da soli. Ci vuole la squadra, ci vuole una mentalità diversa. Però è chiaro che la Juventus ha sbagliato anche nel passato recente, ha investito male alcuni soldi, non li ha investiti nelle zone del campo in cui contava di più. Non avere ad oggi un centrocampista di personalità e qualità con visione di gioco è un qualcosa che la Juventus pagherà fino al prossimo mercato. Avevamo in casa un Douglas Luiz, e io so che molti di voi adesso mi contesteranno, ma siamo qua anche per chiaramente avere un confronto e scambiare delle opinioni, altrimenti è abbastanza noioso, diventa un monologo. Però vi dico, io sono pienamente convinto che uno come Douglas Luiz avrebbe fatto molto bene alla Juventus con un sistema di gioco proprio come questo qua, a 3, con 2 ai suoi lati che fanno un po' di legna e lui in mezzo che in realtà portava qualità. Abbiamo fatto scelte diverse, ci può stare, però ora ci ritroviamo con gli stessi problemi, gli stessi fantasmi che avevamo prima, e pensare che un Spalletti o un Mancini possono risolvere tutto e cambiare insomma l'andamento di un qualcosa che continua da 5 anni, per me è abbastanza utopico. E adesso magari vi chiedete, beh, ma allora che soluzioni ci proponi? Perché siamo qua ad ascoltarti da 10 minuti ma non hai proposto nulla. La soluzione è che bisogna ripartire proprio da zero. La soluzione non è smantellare la squadra ancora una volta, anche perché in questo momento, ripeto, il mercato è molto lontano, quello di gennaio è un mercato costoso, e pensare a ex calciatori come Milinkovic, Savic, eccetera, eccetera, e li definisco ex calciatori perché giocare in Arabia, scusatemi, ma non può essere un qualcosa di credibile nel 2025 con una Juventus che dal punto di vista fisico fa fatica, e pensare ad andare a prendere calciatori che invece sono fuori dal calcio che conta da più di 2 anni, 3 anni, è un qualcosa di abbastanza ridicolo, e non ci si può sempre appigliare al prossimo giocatore, al prossimo allenatore. Bisogna fare un cambiamento importante, e in questo momento secondo me bisogna mettere pressione a Comolli, perché Comolli ha voluto diventerà amministratore delegato,
avrà un certo tipo di compiti, beh, questo è il suo palcoscenico. Noi da tifosi penso che negli ultimi anni abbiamo vissuto un tracollo dal punto di vista sportivo che al momento non sembra avere fine. E vi ripeto, io, che di solito sono sempre molto positivo e bilanciato, vi dico una cosa con completa sincerità. Ritornare a essere vincenti è un qualcosa che richiederà tanto ma tanto tempo, perché non importa comprare giocatori, bisogna ricreare un sistema che lavora in una certa maniera, bisogna avere personalità all'interno dello spogliatoio e bisogna far capire ai calciatori che andare a Como e presentarsi in questa maniera dopo una sosta nazionali, dopo che comunque sono ormai un mese e mezzo che non convinci, e offrire una prestazione di questo livello alla Juventus è semplicemente inaccettabile ed è un qualcosa che se non viene detto subito, se fino da ora, anzi da 2 ore fa quando la partita è finita, Comolli non ha preso in mano la situazione, allora forse dobbiamo iniziare già da adesso a porci qualche dubbio anche sulle scelte societarie. Non mi tirate fuori il can, non mi tirate fuori cose che sono da bar e birre e patatine, perché quelle sono stupidaggini. Cerchiamo di focalizzarci sulle cose che veramente contano, che sono un ritorno alla mentalità vincente. Per non diventare il Manchester United, cosa che ormai, anzi, squadra alla quale veniamo paragonati continuamente ormai, e tra l'altro diventare la barzelletta d'Italia, bisogna agire ora e agire in fretta. Una cosa è sicura, con questo tipo di calcio, con questo tipo di proposta, con questo tipo di offerta e con la mentalità che abbiamo adesso, non solo non arriveremo al quarto posto, ma secondo me rischiamo di farci molto, ma molto male con squadre come Real Madrid che sicuramente non avranno a casa loro nessun tipo di riguardo per una nobile decaduta e Tudor stesso dovrà dare dimostrazione oggi che ci tiene veramente alla Juve e non solo a parole, perché adesso è arrivato il momento anche di fare fatti e invece di avere queste, dal punto di vista emotivo, questi piccoli rancori con la società per scelte non fatte, nel momento in cui tu sei l'allenatore della Juventus e sei in panchina e rappresenti un popolo bianconero che è il più largo per quanto riguarda i tifoserie in Italia, ti devi assumere le tue responsabilità, così come le devono fare i calciatori, perché la differenza non la si fa solo con la qualità dei calciatori, la differenza si fa col cuore e noi alla Juventus in questo momento l'abbiamo perso. Un abbraccio, ci sentiamo presto.